Il bastone in mano ad Aronne qui diventa un mezzo dell'azione divina e lo sarà per tutte le pagine successive. Quindi non è più semplicemente il mezzo per fare impressione, per colpire l'attenzione prima degli israeliti, poi eventualmente del faraone, no? Ma diventa un mezzo dell'azione divina, cioè un tramite attraverso il quale Dio si manifesta e agisce con potenza. Guardate questa idea del bastone che agisce con potenza, con immagine divina dietro, credo che sia il padre simbolico di ogni bacchetta magica, di ogni idea, no? Che collega l'uso di una potenza a un oggetto simile a un bastone. E bella a tutti dal prof! Questa sera leggeremo i primi versetti, diciamo, del capitolo 7, quelle che potrebbero essere considerate le prime due piaghe, anzi in realtà una piaga e mezza, anche se in alcuni, pensate, in alcune tradizioni, Mosè e Aronne che tornano dal faraone, no, e trasformano il bastone, viene considerata un po' la prima piaga. In realtà è una introduzione, come vedremo adesso, a tutte le altre piaghe. Dunque, al capitolo 7 e più precisamente partiamo dal versetto 8 e arriviamo al versetto 25. Il Signore disse a Mosè e ad Aronne: quando il faraone vi chiederà di fare un prodigio a vostro sostegno, tu dirai ad Aronne: prendi il tuo bastone e gettalo davanti al faraone e diventerà un serpente. Il faraone voltò le spalle e rientrò nella sua casa e non tenne conto neppure di questo fatto. Tutti gli egiziani scavarono allora nei dintorni del Nilo per attingervi acqua da bere, perché non potevano bere le acque del Nilo. Trascorsero 7 giorni da quando il Signore aveva colpito il Nilo. Ecco qua, abbiamo letto questa introduzione, perché in realtà, come vi dicevo, soprattutto questi primi versetti sono un'introduzione a tutte le piaghe. Allora, cosa c'è al centro della scena? Perché noi qui facciamo come sempre 2 operazioni, no? Una considerazione storico-critica e poi una considerazione narrativa. La considerazione storico-critica. Allora, ricordate sempre che questi testi vengono redatti nel periodo post-esilico, anche se le tradizioni sono molto più antiche. Del periodo post-esilico noi ovviamente abbiamo anche altri testi molto famosi, tra i quali appunto molti testi di profeti. Molti dei testi di profeti, ricordatevi, sono anteriori alla redazione stessa del Pentateuco. Vi ricordavo per esempio alcuni profeti del nord come Osea, che pure contengono tradizioni dell'Esodo, sono molto probabilmente precedenti all'Esodo stesso, come del resto alla redazione che noi abbiamo del Pentateuco oggi. Ma ricordiamoci che cosa era successo nel cosiddetto post-esilio, la fine dell'impero di Babilonia. Il crollo di Babilonia aveva innescato quel circolo virtuoso che porta alla vittoria, o così, morale, prima di tutto, degli ebrei che erano stati esiliati e di quella che era stata la sconfitta, diciamo, più bruciante della storia di Israele, la distruzione di Gerusalemme e del suo tempio. Quindi il ritorno dall'esilio, dovuto proprio alla nuova politica persiana, permetteva quindi una rinascita della nazione di Israele, una rinascita importante perché era una rinascita culturale e anche una rinascita politica e soprattutto religiosa. Quindi queste elite sacerdotali che riorganizzano tutte le tradizioni, gli danno la forma più o meno, no? Quella che noi abbiamo adesso, anche se poi questa stessa forma avrà una sua evoluzione nel corso del tempo, no? Dovuta al fatto che questi testi vengono più volte rimaneggiati, riscritti. Ricordiamoci sempre l'immagine della stratificazione minerale, no? Sulla quale si costruisce una roccia, così anche la stessa Bibbia assiste a questa stratificazione successiva. Però vi dicevo, abbiamo dei profeti, no? Per esempio un profeta famosissimo del post-esilio è il profeta Ezechiele. E nel profeta Ezechiele si parla molto dell'Esodo. Non se ne parla direttamente, no? Ma si fa molto cenno all'Esodo. Se voi andate a vedere i capitoli, soprattutto dal 29 al 32 del libro di Ezechiele, vedete che sono tutti dedicati appunto all'Egitto. Ma in quell'Egitto del profeta Ezechiele in realtà spesso bisogna leggere non tanto l'Egitto di quel periodo lì, ma la stessa Babilonia di quel periodo. Perché dobbiamo ricordarci che il momento del ritorno degli ebrei in Palestina, dalla fine diciamo dell'oppressione babilonese, coincideva più o meno con la massima espansione, no, dell'impero persiano.
quindi anche l'Egitto in quel momento non era, diciamo, al suo apice, anzi sappiamo che guarnigioni addirittura, e alcune guarnigioni ebraiche che appartenevano appunto all'esercito persiano erano addirittura stanziate in Egitto in questo periodo. Quindi in questo momento non è l'Egitto il grande nemico. Nel momento in cui vengono raccontate queste storie, il grande nemico storico che resta impresso nella memoria in realtà è proprio Babilonia. Quindi l'Egitto di Ezechiele è appunto in qualche modo, ricordiamoci, in realtà Babilonia. Quindi anche nei racconti di Esodo, diciamo in trasparenza, dobbiamo leggere questa storia di liberazione, perché l'Esodo vero e proprio, diciamo, che ha, oltre quello, diciamo, antico dell'antica tradizione, ma l'esodo storico più importante, fondamentale, no? Che ridà identità agli ebrei, è proprio questo ritorno dall'esilio di Babilonia. Allora, lì si parla dell'Egitto. In che termini se ne parla? Spesso se ne parla in termini, appunto, che richiamano proprio queste pagine che abbiamo appena letto. Soprattutto ci sono degli accenni a quanto riguarda i serpenti e a quanto riguarda anche il sangue. Se volete poi andiamo anche a leggere qualche breve passaggio, anzi un passaggio magari ve lo posso anche leggere subito. Per esempio, se voi andate a vedere capitolo 29, il versetto 3 di Ezechiele, Ezechiele si rivolge proprio al faraone d'Egitto. Eccomi contro di te, faraone, re d'Egitto, grande Tannin. Tannin. Allora dobbiamo far caso a due parole. Nahash e Tannin. Tutte e due vengono tradotte nella nostra Bibbia in italiano come serpente ed effettivamente tutte e due possono indicare la parola serpente, però c'è una sfumatura che adesso scopriremo. Innanzitutto, vi dicevo, al centro della scena che cosa c'è? C'è un bastone. Questo bastone è lo stesso bastone di Mosè sul Monte Sinai, no? Quello della rivelazione di Dio, quello appunto che si trasforma in un serpente, che viene fin dall'inizio indicato come un prodigio che Mosè avrebbe dovuto mostrare al faraone e anche agli ebrei, insomma, per convincerli, no? Vi ricordate? Quindi c'è questa idea del segno. Abbiamo detto che questo segno poteva anche richiamare in qualche modo un po' la magia, il gioco di prestigio. In realtà, ora qui vediamo che c'è, diciamo, uno scatto di importanza di questo bastone. Questo bastone diventa ancora più importante perché non si tratta semplicemente di un prodigio semplice, cioè un bastone diventa serpente di per sé, appunto. Ci sono prestigiatori che possono fare di meglio, abbiamo detto, ma non è questo il punto, perché abbiamo visto che innanzitutto questo bastone ora è di Mosè, ma viene impugnato da Aronne. Ora Aronne, come sapete, è fratello di Mosè ed è il capostipite di tutti i sacerdoti di Israele. Quindi già in Aronne abbiamo in filigrana la presenza di un'istituzione, no? Il sacerdozio del Tempio. Ecco, nell'istituzione del sacerdozio del Tempio ogni gesto rituale in realtà ha sempre un valore simbolico. No, il gesto rituale per eccellenza è il sacrificio, ma ogni gesto fatto da un sacerdote che ruota intorno al sacrificio, che ruota intorno alla sacralità del Tempio, è anche espressione di un incontro con il divino e con il sacro e spesso anche una funzione simbolica profonda, come in ogni tempio. Sapete che ogni tempio in realtà, questo antropologicamente è vero, non è vero soltanto per la Bibbia, ogni tempio in realtà è una rappresentazione dell'universo permeato dal divino. Quindi quando si entra nel tempio in realtà è come se si entrasse in una visione della realtà che prende in considerazione tutta la realtà come divina. Cioè lo spazio sacro in realtà non fa che esprimere nella vita quotidiana degli uomini questa dimensione della trascendenza, dell'assoluto, dell'oltre, e dove questo oltre in realtà è tutto l'universo che è segnato, riempito, no? Colmato dalla presenza di Dio. Quindi nessun tempio può contenere Dio, in realtà, no? Ma è come se Dio contenesse il tempio. Questa è anche un'idea fondamentale, soprattutto nell'Israele biblico. Quando Dio prende possesso del tempio, non è il tempio essere riempito da Dio, come se lì Dio potesse essere contenuto, no? Ma è come se appunto Dio assorbisse il tempio in sé. Il tempio in sé diventa appunto un'immagine di tutto l'universo, che appunto è, diciamo, una piccola bolla in realtà nell'infinito oceano che è Dio. E questa qui,
Quindi mai c'è l'idea di uno spazio sacro come qualcosa che contiene, semmai lo spazio sacro è una soglia, è un limite oltrepassando il quale si entra in una dimensione nuova, diversa, no? Dove appunto il divino abbraccia tutto e contiene ogni cosa. Il bastone in mano ad Aronne qui diventa un mezzo dell'azione divina e lo sarà per tutte le pagine successive. Quindi non è più semplicemente il mezzo per fare impressione, per colpire l'attenzione prima degli israeliti, poi eventualmente del faraone, no? Ma diventa un mezzo dell'azione divina, cioè un tramite attraverso il quale Dio si manifesta e agisce con potenza. Guardate questa idea del bastone che agisce con potenza, con immagine divina dietro, credo che sia il padre simbolico di ogni bacchetta magica, di ogni idea, no? Che collega l'uso di una potenza a un oggetto simile a un bastone. Però questo è un altro discorso, no? È un altro discorso. Il discorso invece biblico qui è che cosa significa appunto questo bastone quando si trasforma in serpente? Perché la prima volta che abbiamo visto questo prodigio, che l'abbiamo letto, cioè in Esodo 3, il bastone si trasformava in Nahash. Nahash è il modo ordinario in ebraico, nell'ebraico classico, di dire appunto serpente. Serpente proprio come lo immaginiamo, cioè quello che striscia, no? Il serpente. Ma qui, quando Aronne getta il bastone, quello non si trasforma in Nahash, si trasforma in Tannin. Tannin, proprio come quello del faraone d'Egitto, cioè quello di Ezechiele. Eccomi contro di te, faraone re d'Egitto, grande Tannin. Cioè, che cosa significa? Qui in Ezechiele Tannin è associato al faraone d'Egitto. Che cos'è il Tannin? Sapete che il faraone e il serpente sono associati come simbologia, no? Quindi, per esempio, lo stesso copricapo del faraone è simboleggiato in un serpente. E questo serpente, nella visione anche della mitologia egiziana, ha un valore cosmico. Come del resto è vero anche nella mitologia babilonese. Egiziani e babilonesi erano diversi, erano avversari, però stiamo parlando delle culture del vicino Oriente antico, quelle che più di tutti hanno influenzato poi la Bibbia. Ricordiamoci che la Bibbia in realtà è la composizione di tante culture, no? Prima egiziana, babilonese, la sintesi ne ha fatto la cultura ebraica, poi abbiamo la cultura soprattutto greca. Quindi insomma nella Bibbia noi troviamo molte culture insieme, l'abbiamo già visto parlando di Genesi, eccetera. Ecco, nella cultura babilonese, questo grande Tannin in realtà è un enorme, gigantesco drago che è in realtà il drago del caos primordiale. È quel mostro gigante, no? Ricordate che il dio babilonese, il re degli dei babilonese, vinceva, no? In un duello, tagliava in due e dal sangue di quel serpente nascevano gli esseri umani. Nascevano un po' tutte le cose, nasceva la terra, ma anche gli esseri umani. Quindi diciamo che il dio Marduk, no? Che sconfiggeva il grande originario serpente, il grande drago, era in realtà appunto immagine di questo dio che dava ordine alle cose. Sapete che nella Bibbia è diverso, no? Abbiamo appunto il nome, che è il dio degli ebrei, che non agisce come il dio Marduk, non uccide nessun drago, non c'è nessun duello cosmico, no? La creazione raccontata da Genesi è molto più pacifica, no? Dio è perfettamente padrone della situazione, non c'è nessun conflitto cosmico, tutto obbedisce a lui fin dall'inizio, tutto obbedisce alla sua parola a cominciare dalla luce. Ma Dio divide le acque, queste acque primordiali, che spesso appunto nella mitologia babilonese sono rappresentate come questo grande oceano caos primordiale, appunto questo grande drago. C'è quindi, capite, una similitudine, anche se ci sono delle differenze, ci sono delle somiglianze sullo sfondo. Il serpente del faraone è simbolo di un potere cosmico, tutte le potenze umane, che supera ogni capacità umana appunto di comprensione. C'è un potere divino alla base, insomma, del potere politico del faraone. C'è un potere cosmico dietro questo potere politico. Ci sono tutti gli dei egiziani, tutte le potenze degli dei egiziani dietro appunto al faraone, no? In cui l'immagine insomma del serpente è un po' un'immagine appunto di totalità di potere cosmico. Allora, quando Aronne getta il bastone, non diventa un Nahash, non diventa un ordinario serpente, diventa un Tannin. Quindi il faraone ha davanti a sé, quando Aronne getta il
il serpente ai suoi piedi, quando avviene questo prodigio, ha davanti a sé, nel racconto biblico, un essere cosmico primordiale. Cosa fanno i maghi e i sapienti? Gettano i loro bastoni, fanno la stessa cosa e diventano altri tannin. Capite? Quindi diventano anche questi degli esseri cosmici primordiali. 3 contro 1, notate bene. Chi vince? Vince il tannin di Aronne, che inghiotte gli altri 3. La parola inghiottire, non a caso, sarà la stessa che vedremo più avanti, quando gli egiziani stessi, Faraone compreso, saranno inghiottiti dalle acque del mare e trascinati nel fondo dell'oceano, inghiottiti da un essere potente primordiale. Quindi, vedete, qui non stiamo di fronte a una gara tra maghi, diciamo, da cabaret. Non si tratta di uno spettacolo di maghi, no. Quindi, quando Aronne getta il suo bastone, non è un semplice segno, non è un semplice prodigio per attirare l'attenzione, non è come il fuoco, ricordate, che ardeva senza consumare, che attira Mosè come uno spettacolo. Qui abbiamo più che uno spettacolo, abbiamo un vero segno, il tannin. Il tannin di Aronne, di Mosè e quindi di Dio, inghiotte gli altri. Quindi abbiamo in realtà uno scontro tra divinità, uno scontro cosmico tra divinità. E chi è che vince? E non può che vincere il Dio di Mosè, il Dio di Israele. Capite? Quindi si tratta di un'affermazione di potenza, di una dichiarazione di guerra di fatto, ma è un atto già di vittoria. Quindi viene in realtà in questa immagine prefigurato tutto quello che verrà dopo, perché tutte le potenze cosmiche si scateneranno per colpire l'Egitto, mostrando l'assoluta impotenza di tutte le altre potenze, di tutti gli altri tannin scatenati contro Mosè e Aronne, contro il popolo di Israele. Quindi, vedete l'ironia? Il faraone chiede addirittura un segno e viene subito accontentato. E molti altri ne vedrà ancora, perché questo chiedere segni da parte del faraone pone in atto appunto l'inizio di questa guerra totale del nome al faraone e a tutte le potenze degli dei egiziani. Quindi vedete, non si tratta soltanto di uno spettacolo, ma si tratta di una profonda presa di posizione del Dio di ogni cosa che sconfigge ogni resistenza. Non c'è niente da fare contro questa potenza che si scatena. Il racconto, vedete, ci pone subito di fronte a una rivelazione, no? Quindi Dio rovescia tutti gli equilibri di forza sui quali si basa il regno degli egiziani e utilizza un drago per inghiottire il mostro del caos. Il mostro del caos, che in questo caso è appunto lo stesso faraone, praticamente, proprio come appunto avviene in Ezechiele 29. Sempre in Ezechiele 29, praticamente l'immagine che troverete in Ezechiele è quella di Dio che va a pesca il grande tannin, pesca il caos, pesca ogni forza che si può opporre a lui e la dà in pasto agli animali. Sostanzialmente questa è l'immagine di Dio. Questa è appunto anche la fine che fa il faraone secondo ogni potere che si oppone al Dio di Israele, secondo il profeta Ezechiele. Questa idea, come vedete, è anche presente bene in questa pagina. Poi l'altro simbolo. Allora, vedete già questa trasformazione del bastone, questa lotta tra bastoni trasformati, tra tannin appunto, tra creature primordiali, una che rappresenta e scatena, no, la potenza di Dio che gli obbedisce e le altre che sono appunto le potenze dei dei egiziani, questa lotta cosmica dà subito un valore simbolico anche a tutto quello che viene dopo. Quindi tutte le piaghe d'Egitto sono in realtà una sconfitta continua delle divinità egiziane. Ora, anche questa idea, no, dell'acqua che si trasforma in sangue, questa immagine dell'acqua trasformata in sangue, come potete capire, è legata anche a un'altra idea, no? Sangue qui è chiaramente un'immagine di morte. Sapete che il sangue ha due valenze, una valenza che esprime appunto la violenza del fatto che il sangue versato è espressione di violenza, anche il sacrificio è un atto di violenza controllata, no? Se poi volete approfondire questo rapporto
sempre presente nella Bibbia tra Dio e violenza, il significato anche simbolico religioso dell'atto sacrificale, eccetera. Una conversazione che ho fatto recentemente con Deborah Tonelli potrebbe un po' aiutarvi a avere un quadro generale di come appunto anche la violenza stessa abbia nella Bibbia un valore comunicativo e simbolico, no? Quindi non va tanto intesa in quanto violenza, ma in quanto rappresentazione di essa, con un valore anche, capite, antropologico, cioè dice qualcosa di profondo riguardo all'uomo. Allora, il sangue è espressione senz'altro di morte, però il sangue anche nella tradizione biblica e per le culture antiche, soprattutto del Vicino Oriente, è anche un segno apotropaico, come abbiamo visto, cioè appunto ciò che è già bagnato di sangue e in qualche modo tutelato dal sangue. Ricordate come anche la moglie, no, di Mosè salva con un rito di sangue, come gli stessi ebrei, no, in un certo senso sono legati, sono tutti quanti, diciamo, vincolati alla promessa di Abramo grazie anche a un gesto che implica, no, il versamento di sangue. Allora, le acque del Nilo che si bagnano di sangue in questo caso sono un richiamo al sangue stesso degli egiziani. Cosa rappresenta quel sangue? È un sangue innanzitutto che, diciamo, priva l'acqua del potere di dare la vita. Quindi, diciamo, la vita si trasforma in morte. Ma morte per chi? Per gli egiziani. Qui vedremo come le 10 piaghe dell'Egitto non danno scampo agli egiziani, non c'è nessuna pietà per gli egiziani, nessun tipo. Questo è il motivo per cui, no, il Dio dell'Antico Testamento si è guadagnato, diciamo, un certo titolo, no? Se volete anche di antipatia nei confronti di noi che siamo più vicini, no, all'idea del Dio misericordioso. Qui abbiamo nell'Esodo un Dio guerriero. È un Dio guerriero che scatena contro l'Egitto, ma non soltanto contro gli egiziani, ma anche con tutto ciò che rappresenta, ciò in cui gli egiziani credono, scatena tutta la forza possibile, cioè quella che sta per muoversi contro gli egiziani è veramente una guerra, senza risparmiare i colpi, anche quelli bassi. Ecco, poi vedremo che c'è un'escalation addirittura in questa descrizione. Ma qui il sangue rosso dell'Egitto, il Nilo che diventa rosso, non è semplicemente un colorante tossico, è proprio una rappresentazione del sangue che bagnerà il mare quando nel momento culminante affogherà tutti gli egiziani che vogliono uccidere, gli ebrei che vogliono uccidere Israele. Questo, diciamo, può non essere simpatico, può non piacere, ma è un segno appunto per tutto l'Egitto. E il faraone qui in realtà sta contemplando un disastro di proporzioni bibliche di cui lui stesso è responsabile, ma ricordiamoci nella visione appunto narrativa del racconto di cui tutti gli egiziani sono corresponsabili riguardo appunto all'ingiustizia che ha subito Israele con la sua oppressione. Vedete, qui c'è di nuovo il gioco dell'indurimento. Ci abbiamo dedicato molto spazio, no, a questa idea dell'indurimento del cuore del faraone. E qui si vede molto chiaramente come l'indurimento del cuore del faraone è un espediente narrativo che permette appunto al racconto di spiegare tutte e 10 le piaghe, ma è anche, diciamo, un espediente narrativo a scopo teologico. Cioè è chiaro Dio che sta mostrando, sta dispiegando la sua potenza contro gli egiziani, sta dando anche un segno al popolo di Israele. Segno di cosa? Segno che lui è padrone di tutto, segno che lui vince sempre, segno che non c'è scampo quando ci si mette contro il Dio di Israele. Il braccio di ferro, come vedremo, tra il faraone e il Dio di Israele è, diciamo, proprio un braccio di ferro sul potere nei confronti del popolo. Cioè a chi deve servire questo popolo? Deve servire il faraone o deve servire il loro Dio? Deve servire il Dio appunto di Israele. E questo è, diciamo, l'oggetto del contendere. C'è molta ironia nella descrizione di quello che avviene, perché di nuovo i sapienti egiziani, di fronte a questo prodigio, mostrano al re di essere capaci di fare la stessa cosa. Ma cosa significa fare la stessa cosa? Che anche loro trasformano l'acqua del Nilo in sangue e peggiorano ulteriormente la situazione.
alcuni commentatori, soprattutto antichi, hanno osservato che c'è una certa incoerenza nel racconto, no? Cioè a un certo momento Mosè e Aaron, soprattutto appunto Aaron col suo bastone, trasforma tutte le acque dell'Egitto in ogni contenitore possibile in sangue, e poi gli egiziani fanno lo stesso. Quindi come se venisse suggerito che a un certo momento questo fosse un segno provvisorio, che le cose erano rientrate in qualche modo, no? Ti ho mostrato quello che posso fare. Ma gli egiziani, imitando o cercando di imitare, quindi cercando di contrastare, perché questa imitazione vuole essere un contrasto alla potenza dispiegata da Ron e dal famoso bastone, in realtà non fanno che peggiorare le cose, cioè anche loro ritrasformano di nuovo l'acqua in sangue, quindi non fanno che rendere ancora più pesante la piaga, rendere ancora più, diciamo, profonda questa sofferenza nell'Egitto. C'è una forte ironia, no? Chi cerca di contrastare in realtà mobilita una potenza, ma sempre a proprio danno, sempre a proprio discapito. Quindi gli egiziani possono fare altrettanto, ma la loro azione non fa che prolungare e aggravare ogni problema. Tutto questo è chiaramente da intendere più che in chiave letteraria, proprio in chiave anche teologica, come un segno appunto della potenza di Dio che si dispiega, segno di una rivelazione che sta avvenendo. Questo stesso sangue in realtà è già un monito, no? È già un preannuncio. Le piaghe sono tutte profondamente collegate tra di loro. E per chi pensasse che questo sia soltanto una prerogativa del Dio dell'Antico Testamento, andatevi a leggere Apocalisse, perché le piaghe appunto che colpiscono il mondo quando gli angeli suonano le trombe dell'Apocalisse una dopo l'altra sono molto simili alle piaghe d'Egitto, perché il libro dell'Apocalisse riprende quasi letteralmente Esodo e racconta come la trasformazione del mondo, che porterà comunque alla liberazione degli eletti, alla liberazione di coloro che appartengono a Dio, conoscerà ostinazione e conoscerà anche appunto il trionfo della potenza di Dio, cioè c'è un dispiegarsi cosmico. Tutte le potenze della creazione obbediscono a Dio e sconfiggono i dei egiziani.